Ascolta attentamente. Questo momento potrebbe essere il punto di svolta che aspettavi da anni. Milioni di persone stanno vivendo una vita che non gli appartiene. Si svegliano ogni mattina, respirano, camminano, ma non vivono davvero. Sono prigionieri, non di sbarre o catene che puoi vedere, ma di forze invisibili che controllano ogni loro pensiero, ogni loro decisione, ogni loro sogno. Ti riconosci in questo? Quella sensazione di essere intrappolato, di avere dentro di te un fuoco che vuole esplodere ma qualcosa continua a soffocarlo. Bene, perché oggi demoliremo quelle mura invisibili, una per una, senza pietà. Ci sono 5 ladri silenziosi che ti stanno rubando la vita, 5 parassiti che si nutrono dei tuoi sogni e se non li fermi ora, continueranno a farlo per sempre. Ma tu sei qui, sei arrivato fino a questo punto e questo significa che una parte di te si rifiuta di arrendersi. Quella parte ha ragione. Preparati. Quello che scoprirai cambierà tutto. La gabbia dorata delle circostanze. Non è quello che ti succede, ma come reagisci a quello che ti succede che conta. Epitteto. Non posso cambiare perché... Ecco, fermati lì. Quella frase è la bara dei tuoi sogni. È il certificato di morte della tua grandezza. Le tue circostanze non sono la tua sentenza, sono la tua palestra. Alcuni dei più grandi leader, artisti, innovatori della storia sono nati nella povertà, nell'abbandono, nella sofferenza, ma hanno guardato la loro situazione e hanno detto: questo è dove comincio, non dove finisco. È facile incolpare l'ambiente, la famiglia, la mancanza di opportunità, ma ogni volta che dai la colpa alle circostanze, stai dando via il tuo potere. Stai dicendo: sono una vittima e non c'è niente che posso fare. Menzogna. Hai sempre una scelta. Forse non puoi scegliere cosa ti succede, ma puoi sempre scegliere come rispondere. Puoi scegliere di arrenderti o di alzarti. Puoi scegliere di lamentarti o di cambiare. Puoi scegliere di essere definito dalle tue circostanze o di essere raffinato da esse. Ma ecco la verità che brucia. Spesso le circostanze che usiamo come scuse sono comode. Ci danno una ragione per non rischiare, per non provare, per non uscire dalla nostra zona di comfort. È più facile dire non posso perché che dire ho paura di provarci. Conosci quel collega che dice sempre se avessi più soldi farei, o quell'amico che ripete se fossi nato in una famiglia diversa sarei. Stanno usando le loro circostanze come una coperta di sicurezza, perché finché hanno quella scusa non devono affrontare la possibilità di fallire provando davvero. Ecco una domanda scomoda. Se le tue circostanze difficili fossero esattamente quello di cui hai bisogno per diventare chi sei destinato ad essere? Se quella lotta, quella mancanza, quella sfida fosse il fuoco che ti sta forgiando in qualcosa di straordinario? Le persone di successo non aspettano le circostanze perfette. Agiscono nonostante le circostanze imperfette. Non aspettano di avere tutti i soldi. Iniziano con quello che hanno. Non aspettano di conoscere tutte le risposte. Imparano lungo il percorso. Non aspettano che tutto sia sicuro. Saltano e costruiscono le ali mentre volano. Le tue circostanze attuali non sono permanenti, a meno che tu non decida di renderle tali. Smetti di aspettare che cambi il mondo intorno a te. Inizia a cambiare il mondo dentro di te. E ascolta attentamente questo. Le circostanze non determinano il carattere, lo rivelano. La tempesta non crea la forza, la mostra. Le difficoltà non costruiscono la resilienza, la tirano fuori. Quello che stai attraversando adesso sta rivelando di che pasta sei fatto. E scommetto che sei più forte di quello che pensi. Il nemico nella tua testa. Sei il tuo peggior nemico. Se puoi imparare a smettere di aspettarti che gli altri ti facciano del male, automaticamente smetterai di fare del male a te stesso. Marco Aurelio. C'è una voce nella tua testa che ti conosce meglio di chiunque altro. Sa esattamente cosa dire per ferirti. Sa ogni tua insicurezza, ogni tua paura, ogni tuo punto debole. E usa questa conoscenza contro di te ogni singolo giorno. Non sei abbastanza bravo, non ce la farai mai. Sei un fallimento.
chi ti credi di essere. Quella voce ha ucciso più sogni della povertà, del razzismo e di tutte le ingiustizie del mondo messe insieme, perché quando il nemico è dentro la tua testa, non c'è posto dove scappare. Ma ecco la verità che ti cambierà la vita. Quella voce non sei tu, è paura che si traveste da saggezza, è dolore che si spaccia per verità, è il passato che cerca di controllare il futuro. Tu puoi cambiare quella conversazione. Puoi riprogrammare quel dialogo interno. Invece di «non ce la farò mai», puoi dire «sto imparando». Invece di «sono un fallimento», puoi dire «sto crescendo». Invece di «non sono abbastanza», puoi dire «sono abbastanza per iniziare». Non è pensiero positivo, è sopravvivenza, perché le parole che ti dici quando nessuno ti sente determinano se volerai o se rimarrai per sempre a terra. Diventa il tuo più grande sostenitore, non il tuo più crudele critico. Parla a te stesso come parleresti a qualcuno che ami profondamente, perché alla fine della giornata, quando tutto il mondo ti volta le spalle, tu rimani con te stesso. E se quella compagnia è piena di critiche e disprezzo, come potrai mai trovare la pace? Le ferite di ieri. Non sono quello che mi è successo, sono quello che ho scelto di diventare. Carl Jung. Il tuo passato è un maestro brutale, ma non il tuo padrone. Eppure quante persone conosci che vivono ancora nel 1995, nel 2010, in quel momento terribile quando tutto è andato in pezzi? Camminano nel presente, ma le loro anime sono bloccate decenni fa, prigioniere di ferite che continuano a sanguinare perché continuano a grattarle. Dimmi una cosa, quella volta che hai fallito, quella relazione che ti ha distrutto, quelle parole che ti hanno spezzato il cuore, stanno ancora accadendo adesso? No, sono fantasmi, ma tu continui a dar loro da mangiare, a dar loro potere, a dar loro il controllo della tua vita. Questo deve finire. Oggi, ecco la verità che nessuno ti ha mai detto. Il trauma non ti rende speciale, il dolore non ti rende interessante, la sofferenza non ti dà il diritto di ferire gli altri o di sabotare te stesso. Il passato ti ha ferito, sì, ma ora sei tu che ti stai ferendo, ogni giorno, riproducendo quelle scene nella tua mente come un film dell'orrore che non spegni mai. Stai aspettando che qualcuno venga a salvarti da una storia che è già finita. Stai aspettando scuse che non arriveranno mai. Stai aspettando giustizia per ingiustizie che non possono essere annullate. Ma mentre aspetti, la vita sta passando, i tuoi sogni stanno morendo, il tuo futuro sta marcendo. Il passato non è la tua prigione, è la tua università. Ogni tradimento ti ha insegnato a riconoscere la lealtà. Ogni fallimento ti ha mostrato cosa non fare. Ogni lacrima ti ha reso più forte. Ma se continui a definirti attraverso le tue cicatrici, invece che attraverso la tua forza, rimarrai per sempre la vittima di una storia che dovrebbe averti reso un guerriero. Vuoi sapere qual è la differenza tra una vittima e un sopravvissuto? La vittima dice «Guarda cosa mi hanno fatto». Il sopravvissuto dice «Guarda cosa sono diventato nonostante quello che mi hanno fatto». Quale dei due sei tu? Ascolta, perdona te stesso. Perdona quella versione di te che non sapeva come fare meglio. Perdona chi hai amato troppo, chi hai servito troppo poco, chi hai deluso, non perché se lo meritano, ma perché tu meriti la pace. Perdona, perché il perdono non libera loro, libera te. E quando parlo di perdono, non intendo dimenticare. Non intendo riconciliarsi con chi ti ha fatto del male. Intendo smettere di permettere a persone che nemmeno pensano a te di controllare i tuoi pensieri ogni giorno. Intendo riprendere il controllo della tua energia emotiva. Il tuo passato è accaduto per te, non contro di te. Ogni dolore aveva uno scopo, forgiare il diamante che sei oggi. Ma i diamanti non si formano rimanendo carbone, si trasformano sotto pressione, nel buio, nel calore. Tu sei già passato attraverso quel fuoco, ora smetti di comportarti come se fossi ancora cenere. Il passato ti ha dato profondità, compassione, forza, ti ha dato una storia potente da raccontare. Ti ha dato la capacità di aiutare altri che stanno attraversando quello che hai già superato. Ma tutto questo valore si perde se continui a vivere come se fossi ancora in quella situazione.
lo sguardo degli altri. L'uomo che si preoccupa di quello che pensano gli altri di lui sarà sempre loro prigioniero. Lao Tzu: viviamo nell'epoca dei giudici invisibili. Ognuno ha un'opinione su come dovresti vivere, cosa dovresti fare, chi dovresti essere. Il dramma è che tu li stai ascoltando, stai vivendo la tua vita cercando di vincere un applauso che non arriverà mai. Svegliati! Quelle persone che ti giudicano conoscono le notti in cui hai pianto, sanno le battaglie che hai combattuto, hanno idea dei mostri che hai sconfitto. No, ma si permettono di giudicare il tuo sole perché non sanno delle tue tempeste. La verità più cruda è questa: non importa cosa fai, qualcuno avrà sempre qualcosa da dire. Puoi essere gentile, ti diranno che sei debole. Puoi essere forte, ti diranno che sei aggressivo. Puoi avere successo, ti diranno che sei fortunato. Puoi fallire, ti diranno «te l'avevo detto». È un gioco truccato e l'unico modo per vincere è smettere di giocare. Ma aspetta, c'è qualcosa di ancora più perverso in tutto questo. Non sono solo le critiche a fregarti, sono anche i complimenti, perché quando vivi per l'approvazione degli altri diventi dipendente da essa. Hai bisogno di quella dose giornaliera di «bravo», di «sei fantastico», di like sui social. E quando non arriva, crolli. Hai mai notato come alcune persone diventano ansiose quando il loro post non riceve abbastanza like? Come si deprimono quando qualcuno non risponde subito ai loro messaggi? Quella non è insicurezza, è dipendenza. Dipendenza dall'approvazione altrui. La tua vita non è una performance. Non sei un attore sul palco che deve conquistare il pubblico. Sei un essere umano con una missione, con un fuoco dentro, con qualcosa di unico da offrire al mondo. Ma se continui a filtrare ogni tua decisione attraverso cosa penseranno gli altri, non scoprirai mai chi sei veramente. Ecco una pillola amara da ingoiare. La maggior parte delle persone che ti giudicano non sta nemmeno vivendo la propria vita. Stanno sopravvivendo, non vivendo. Stanno commentando la tua partita dalla panchina perché non hanno il coraggio di scendere in campo. I critici più rumorosi sono spesso coloro che hanno rinunciato ai propri sogni. Vuoi sapere chi critica di più? Chi invidia di più? Chi ha paura di più? Chi si è arreso di più? Le persone che stanno costruendo qualcosa di significativo non hanno tempo di distruggere quello che stai costruendo tu. Il coraggio non è l'assenza di paura del giudizio, è andare avanti nonostante quel giudizio esista. È sapere che sei nato per qualcosa di più grande dell'approvazione altrui. Ma ecco il paradosso. Quando smetti di cercare l'approvazione degli altri, spesso la ottieni. Quando smetti di aver bisogno del loro rispetto, spesso te lo guadagni. Perché l'autenticità è magnetica, la sicurezza in se stessi è attraente e le persone rispettano chi non ha bisogno del loro rispetto per sentirsi completo. Smetti di modificare la tua personalità a seconda di chi hai davanti. Smetti di nascondere le tue opinioni per paura di offendere qualcuno. Smetti di rimpicciolire i tuoi sogni perché qualcuno li ha chiamati irrealistici. La versione autentica di te stesso è l'unica che può cambiare il mondo. I fantasmi che non esistono. Il coraggio non è l'assenza di paura, ma il giudizio che qualcos'altro sia più importante della paura. Ambrose Redmoon. La paura è il ladro più silenzioso di tutti. Non viene con le armi, non urla, non minaccia apertamente. Sussurra, ti dice dolcemente all'orecchio. E se fallisci? E se ridono di te? E se non sei abbastanza bravo? E tu, povero sciocco, la ascolti come se fosse un oracolo invece che un bugiardo. La maggior parte delle cose che temi non accadrà mai. Lo sai questo? Il 90% delle nostre preoccupazioni sono fantasmi, ombre, mostri che esistono solo nella nostra testa. Ma questi fantasmi hanno più potere sulla tua vita reale di qualsiasi ostacolo concreto. Ogni grande persona che ammiri ha avuto paura. La differenza è che non hanno permesso alla paura di sedersi al posto di guida. L'hanno messa nel sedile posteriore e hanno continuato a guidare verso i loro sogni. Ma la paura è furba. Sa esattamente come mostrarti i suoi argomenti per renderli credibili. Ti dirà, sii realistico, come se i sogni fossero irrealistici per definizione. Ti dirà, non è il momento giusto,
come se esistesse un momento perfetto per rischiare tutto. Ti dirà: pensa alla tua famiglia, come se seguire la tua passione significasse abbandonare chi ami. Tutte menzogne eleganti. Vuoi sapere qual è la più grande tragedia della paura? Non è che ti impedisce di provare, è che ti fa vivere una vita intera chiedendoti «e se?». È che ti porta alla tomba con la musica ancora dentro, è che ti fa morire pieno di rimpianti invece che di ricordi. Il momento in cui smetti di chiedere il permesso alla paura per vivere la tua vita è il momento in cui tutto cambia. Non devi essere senza paura, devi essere più grande della tua paura. Ecco un segreto che i coraggiosi conoscono. L'azione è l'antidoto alla paura. Quando agisci nonostante la paura, questa inizia a perdere potere. Quando rimani fermo, la paura diventa più forte. È come un bullo. Più indietreggi, più ti insegue. Ma quando ti volti e cammini verso di lui, scopri che era molto più piccolo di quello che sembrava. La paura ti dirà che non sei pronto, ma la verità è che nessuno è mai completamente pronto. La preparazione è importante, ma la perfezione è un miraggio. Se aspetti di essere al 100% pronto, aspetterai per sempre. E mentre aspetti, qualcun altro sta facendo quello che tu sogni di fare. Quella voce che ti dice «non puoi farcela» non è saggezza, è terrore travestito da logica, è il nemico della tua grandezza che cerca di tenerti piccolo. Ma tu non sei nato per essere piccolo, sei nato per volare. E per volare, a volte devi saltare anche quando le ginocchia tremano. La paura più grande che dovresti avere non è quella di fallire, è quella di non provare mai, perché il fallimento ti insegna qualcosa. Il non provare ti insegna solo il rimpianto, e il rimpianto è un veleno che avvelena tutta la tua esistenza. Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio, ma in realtà siamo solo all'inizio del tuo. Tutto quello che abbiamo attraversato insieme non erano solo parole, era uno specchio che ti ha mostrato le catene invisibili che hai portato per troppo tempo, le circostanze che ti scusano, la voce che ti distrugge, il passato che ti definisce, le opinioni che ti paralizzano, la paura che ti limita. Ma ora le vedi, e quello che puoi vedere puoi cambiare. Non sei nato per essere prigioniero, sei nato per essere libero. Libero di fallire, libero di rischiare, libero di amare, libero di sognare senza chiedere il permesso a nessuno. Ora voglio che tu faccia qualcosa, voglio che tu prenda un impegno, non con me, ma con te stesso. Voglio che tu scelga una delle 5 cose di cui abbiamo parlato oggi, una sola, quella che ti ha colpito di più, quella che ti ha fatto dire «Cavolo, è vero». Scegliene una e per i prossimi 7 giorni, ogni volta che la senti prendere il controllo, fermati, respira e ricorda questo momento. Ricorda che hai una scelta, ricorda che hai il potere, perché vedi, la conoscenza senza azione è solo intrattenimento. E io non sono qui per intrattenerti, sono qui per provocarti, per svegliarti, per costringerti a guardare in faccia la verità sulla tua vita. Il mondo ha bisogno di quello che porti dentro, ha bisogno del tuo fuoco, della tua verità, della tua versione unica di grandezza, ma può averla solo se smetti di nasconderla dietro le scuse, le paure e le voci che non ti appartengono. Questo è il tuo momento, non domani, non quando tutto sarà perfetto. Ora, alzati, cammina verso la tua libertà e non voltarti mai più indietro. La tua storia vera inizia oggi. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.